Oggi parliamo di parabordi e voi penserete, ma che cosa, un video sui parabordi, ma che cosa dobbiamo dire di parabordi? Ci sono diverse cose da dire, come tutte le cose che io ho a bordo, ogni cosa, per quanto possa essere semplice, ha tanti aspetti diversi. E oggi noi andremo a vedere quale parabordo scegliere, quanto costano questi parabordi, i diversi tipi di parabordo che ho, a cosa servono e soprattutto come si usano. Per fare questo io ho qui con me Camilla Mosley della SVB e Lillo Bagnato della Spartivento. Ciao Lillo, ciao Camilla. Ciao Maurizio. Allora, Camilla, abbiamo detto SVB, tutti questi video, la stagione di questi video è stata fatta in collaborazione proprio con la SVB. La maggior parte di questi oggetti sono oggetti che voi trovate sul loro sito. La SVB è il più grande rivenditore di accessori online che abbiamo in Europa. Sono tedeschi, sono a Brema. Camilla, ci dai un profilo sintetico della SVB? Certo. SVB è un negozio di attrezzature e accessori per la nautica online. Siamo fisicamente presenti a Brema, a nord della Germania, ma presenti poi in tutta Europa e in tutto il mondo con le nostre spedizioni. Il nostro magazzino ha circa 30.000 articoli, il 95% dei quali disponibile a magazzino, quindi sempre pronto per la spedizione. 3-4 giorni lavorativi si riceve il prodotto, anche espress per via aerea, anche direttamente in banchina in caso di necessità. Perfetto, e un'ultima cosa ve l'aggiungo io. Il loro sito è multilingue, ovvero in tutte le lingue del mondo. Per le lingue principali, tra cui l'italiano, loro hanno un team dedicato, un team in madrelingua. Infatti Camilla fa parte del team italiano della SVB. Se voi scrivete o volete telefonare alla SVB vi rispondono per iscritto e al telefono in italiano, e questo è un bel vantaggio. Sponsor principale di questo video è la Spartivento. La Spartivento è una delle più grandi società di charter che io ho in Italia, è la prima società di charter che abbiamo alle Eolie. Qui loro hanno tantissime barche, pensate, in Sicilia hanno 4 basi diverse per andare in tutte le isole che stanno intorno alla Sicilia. Sono anche dealer Lagoon, Beneteau e Jeannot. Io ora vi lascio 30 secondi in loro compagnia e subito dopo ci rivediamo qui per parlare di parabordi. Spartivento è una tra le prime società di noleggio e vendita di barche a vela e catamarani in Italia. Abbiamo 120 barche distribuite in 6 basi charter, dalla Sicilia alla Toscana. Con i nostri 10 uffici siamo concessionari Beneteau, Jeannot e Lagoon. Spartivento, esperti di nautica dal 2001. Il parabordo fondamentalmente è un ammortizzatore, è quello che ci salva la murata della barca. Ma per fungere da ammortizzatore ha bisogno di 2 caratteristiche principali. 2 fattori entrano in gioco perché questo funzioni effettivamente come ammortizzatore, e sono le sue dimensioni e il suo collocamento. Se io sbaglio uno di questi 2 fattori, questo qui non funziona più. Perciò iniziamo a vedere le dimensioni. Camilla, ci dici come dobbiamo ragionare quando ci relazioniamo alle dimensioni dei parabordi? Sì, i parabordi solitamente hanno una misura dalla F2 a salire, quindi F2, F3, F4 e a salire. È una misura creata da Polyform, ma attenzione perché non è uno standard e di conseguenza si consiglia sempre di controllare le misure specifiche di ogni produttore. Questo vuol dire che di base quelle sono le misure, ma ogni produttore poi le differenzia leggermente l'uno dall'altro. Cioè è giusto indicativo F2, F3. Lillo, ma allora quale misure io devo andare a guardare realmente? Abbiamo detto la lunghezza del parabordo e il diametro del parabordo. Diametro. Partiamo dalla lunghezza. Cosa devo considerare per scegliere la lunghezza giusta? La lunghezza fondamentale del parabordo va scelta in base all'altezza della murata. Cioè deve essere a circa 25 cm sopra la linea di galleggiamento e arrivare con la calotta quasi fino alla murata. Questo per evitare che quando 2 barche lo comprimono venga espulso fuori. Perché è un parabordo corto, se questo lo mettete su un 15 metri, quando le 2 barche si comprimono questo fa così, viene proprio schizzato fuori, per cui non serve assolutamente a nulla. Però il parabordo non deve neanche essere troppo lungo.
Sì, perché se è troppo lungo anche l'onda sottostante rischia di alzarlo, per esempio, e quindi farlo risalire sulla banchina, e quindi a questo punto non serve più a nulla perché la fiancata resterebbe scoperta. Perfetto, per cui quello lì si deve fermare a circa 20-25 centimetri dal livello del mare e deve coprire tutta la murata. Il diametro è importante perché un parabordo, diciamo, che ha un diametro maggiore attutisce meglio i colpi, e quindi all'interno noi andremo ad avere un comfort superiore, non sentiremo lo solito struscio che fa tra una murata e l'altra. E poi soprattutto quando le barche battono, quello ammortizza di più perché si comprima, si deforma. Se invece il parabordo è troppo rigido, tende chiaramente a non deformarsi. Ma cosa ci dà la rigidità del parabordo? Ce la dà la pressione che io uso per gonfiarlo. Camilla, quanta pressione devo usare per gonfiare un parabordo? È consigliabile massimo 0,2 bar, perché altrimenti poi quando è troppo gonfiato, quindi troppo rigido, appunto non attutisce i colpi e soprattutto prende poi anche una forma a banana che non è poi più funzionale. Benissimo, perfetto, per cui 0,15, 0,20, quella è la pressione a cui io devo gonfiare un parabordo. Non deve essere come questo, per esempio, che è troppo rigido. Questo a me mi serve a poco. Il parabordo, quando io faccio così, si deve comprimere un pochettino. L'altro fattore che abbiamo detto era il posizionamento. Come lo dobbiamo posizionare il nostro parabordo? Cosa comanda quando noi posizioniamo il parabordo? Allora, dipende dal tipo di banchina dove andremo ad affiancarci, se ovviamente il nostro obiettivo è ormeggiare in banchina. Se la banchina per esempio è molto bassa, va posizionato sempre in basso, mantenendo sempre circa 20 cm di altezza sopra il livello del mare. Se la banchina è molto alta, allora lo posizioneremo tra la falchetta e la lunghezza che lui ha quando l'abbiamo scelto. Quando io mi vado ad accostare o a una barca o alla banchina, io devo muovermi in relazione al componente più basso dell'ormeggio. Se la banchina è più bassa, io regolerò l'altezza del parabordo sulla banchina. Se la barca deve essere più bassa, la regolerò sull'altezza della barca. Il problema serio si pone quando io ho una banchina molto bassa. Allora, per esempio, con un parabordo come quello, se io lo vado a calcolare su una banchina molto bassa, vado a finire a toccare l'acqua. Se tocco l'acqua, la prima onda che arriva, quello lì viene sbalzato non sulla barca perché la murata è alta, ma viene sbalzato sopra alla banchina, per cui non mi serve più a nulla. Allora lì il problema si diventa serio. L'unico sistema che io ho per ovviare a questo inconveniente, e neanche al 100%, è quello di mettere il parabordo orizzontalmente. Lo lego da una parte, lo lego dall'altra e lo faccio scendere così. Allora quello riesce a proteggermi, però pure lì non è che funzioni proprio al 100%, devo sempre dare un'occhiata. Io ho una banchina che è troppo bassa, di notte non amo andarmi ad ormeggiare. Ok, adesso invece parliamo delle diverse forme. Io qui ho diversi parabordi con diverse forme. Lillo, me le vuoi illustrare? Allora, abbiamo parabordi che hanno una forma cilindrica e le parabordi che hanno una forma a palla. Solamente quelli cilindrici vanno messi al baglio massimo, cioè nella parte centrale della barca. Questi qua che sono più tondi, quindi un diametro maggiore, vanno messe nelle appendici, cioè nella zona di prua, nella zona di poppa, in maniera tale che quando la barca va a comprimersi si distribuisce in maniera equa tutto il carico. Certo, tutto il carico. Però la palla io la uso anche anche in manovra. Un'altra funzione, no? della palla è quando si entra in uno spazio angusto, un po' stretto, allora vedremo uno dei membri dell'equipaggio, solitamente un marinaio, a cui è affidato il compito di interporre questa palla tra lo scafo e la murata, o tra lo scafo e la fiancata di un'altra barca. Come lui tratta Sail Lux, che è la flotta lusso della Spartivento, o i super yacht, e parla di marinaio, io vi dico, vedrà uno dei membri dell'equipaggio della mia barca che se ne va in giro con la palletta a vedere dove è più pericoloso e me la va a piazzare in mezzo e mi salva la barca. Camilla, io vedo questo parabordo che è curioso come parabordo, non è normale, ce lo spieghi? Questo parabordo è diverso dagli altri in quanto è molto più leggero, è più facilmente stivabile in quanto è salvaspazio e può essere gonfiato all'occorrenza. È uno dei parabordi che si possono vedere nei grandi yacht, in quanto appunto, vista la dimensione necessaria per poter proteggere lo yacht, se avessimo un parabordo classico andrebbe a pesare molto di più, diverse decine di chili, rispetto invece a questo parabordo che pesa molto meno, quindi diventa più funzionale. Sui super yacht non vedete questa dimensione qua.
sui super yacht vedete quelli che sono così, sono enormi proprio, veramente enormi, hanno un diametro che va dai 70 cm al metro. Se quel parabordo così gigantesco fosse fatto di questo materiale, come dice Camilla, avrebbe pesato veramente tante decine di chili. Invece questo qui lo sollevi con niente, ma anche quelli enormi li sollevate con niente e vedete che li portano in giro della barca con molta facilità. Quando non li usano più li mettono a bordo, li sgonfiano e li mettono nel gavone. Chiaramente a bordo devono avere un compressore abbastanza potente, perché se usate questa pompetta qua che si usa per gonfiare questi parabordi ci mettete 2 giorni. Poi abbiamo questo, la tavoletta. La tavoletta è un parabordo moderno, è uscito da pochi anni, ha il grande vantaggio di essere super stivabile, perché con le sue dimensioni, con la sua forma pulita, rettangolare e piatta, io ne metto uno attaccato all'altro e poi li metto dentro il gavone, pesa niente. Il suo difetto è che non pesa niente, non pesando nulla, quando io lo appendo in murata, un vento come quello di oggi me lo fa alzare, per cui non mi protegge più. Perciò va bene sulle barche piccole o in tutte le barche dove io posso legarlo sopra e sotto. Infatti se vedete ha 4 buchi, proprio perché ha 4 cimette, 2 vanno sopra, 2 va sotto, lo blocco funziona perfettamente. Per le grandi barche, in particolare io direi per i catamarani, questo qui può essere usato sullo specchio di poppa. Tante volte noi vediamo le palle sugli specchi di poppa, ma Lillo, la palla sullo specchio di poppa funziona? Non molto bene, perché quando ti accosti e va a toccare in banchina, certo, sale subito a bordo. La palla ha questo difetto, che comunque scarta a destra, scarta a sinistra o scarta in alto. In ogni caso non ci protegge. Questo qui invece, se io lo metto sullo specchio di poppa, lo lego sopra, lo lego sotto, ci protegge perfettamente, per cui è una buona idea. Un'ultima cosa invece, ho queste cose qua. Camilla, cosa sono queste cose blu? Queste sono delle calze per parabordo. A cosa servono? Servono per proteggere il parabordo, ma non solo il parabordo, anche la murata. Infatti, inserendo il parabordo all'interno della calza si evita innanzitutto il rumore fastidioso dello scricchiolio del parabordo. Poi, se il PVC è leggermente danneggiato e potrebbe quindi macchiare la murata, questo va a proteggere la murata e quindi non ci si ritrova poi a dover pulire i segni del parabordo stesso. Lei ha detto il PVC è leggermente danneggiato, ma come si danneggia? È semplice, se io ho un parabordo economico di bassa qualità, quello fa un brutto effetto. Che effetto fa, Lillo? Purtroppo i raggi UV creano una patina collosa e quindi si va a macchiare la murata, è esteticamente bruttissimo da vedere. E quando lo toccate proprio rimanete incollati, proprio sentite, è proprio colloso, e quella colla si trasferisce sulla murata, per cui noi abbiamo risparmiato per comprare il parabordo economico, ma dopo andremo a spendere per andare a pulire la murata, che non sarà semplicissimo, a meno che non vogliamo comprare il parabordo economico e risparmiamo tanto, perché possiamo pagarlo anche la metà di un parabordo di qualità, però lo andiamo a proteggere con quello che diceva Camilla, cioè con la calza. Se noi gli mettiamo la calza non c'è contatto tra parabordo e murata, per cui tutte le cose vanno perfettamente. Ora, una cosa importante da sapere secondo me è quanto costano i parabordi. Camilla, questa è proprio materia tua. Quanto costano i parabordi? Io vengo a SVB e voglio scegliere un parabordo e voglio sapere quanto mi costa. Certo. Sicuramente c'è una grande differenza di prezzo tra le dimensioni, ma anche tra il produttore. Ad esempio, portando un esempio pratico, il Polyform, che è un F3, quindi da 76 di lunghezza, quello blu, ha un costo di 73 euro più o meno, mentre invece se ci spostiamo sull'F6, quello bianco di Sitec, quindi del nostro marchio, ha una lunghezza di 1 metro e andiamo intorno agli 86 euro. Perfetto. Se prendiamo per cui un parabordo molto più grande, che però costa poco di più di quello che è più piccolo. Esattamente. Se prendiamo invece ad esempio la misura questa sferica, che è la più piccola, quindi da 29 di diametro, andiamo intorno ai 26 euro. Benissimo, questa qui è una palletta che potete usare su una barca di 10 metri circa. Un'ultima cosa è questo tappetino. Camilla, a cosa serve questo tappetino? Questo tappetino va posizionato sulla murata, quindi tra la murata e il parabordo.
ha lo scopo di proteggere la murata, quindi il parabordo anziché sfregare sulla murata sfregherà invece sul tappetino, quindi proteggendola da eventuali danni o segni, ma anche evitando poi lo scricchiolio. Perfetto. Quindi si può optare per il cuscino o per la calza, o idealmente anche per entrambi. Questo è anche un'altra cosa che sicuramente non l'hanno voluta, ma funziona, che è quello di proteggere la barca dal calore. Se voi, come in questo momento su quella murata, avete il sole che punta dritto, questo qui vi protegge un pochettino e la barca dentro è un pochino meno calda. Con questo io penso che noi abbiamo detto un pochino tutto quello che c'era da sapere sui parabordi. Io spero che la cosa vi sia interessata. Ringrazio Camilla per la tua consulenza, ringrazio la SVB per aver collaborato con noi, Lillo per la sua esperienza e la Spartivento per averci sponsorizzato, e chiaramente ringrazio anche voi per averci seguito. Vi do appuntamento al prossimo video con SVN solo per la net.